Ma è possibile arredare casa con gusto, con pochi soldi? Assolutamente sì, e adesso ti dico 5 tips, 5 trucchetti per arredare casa con gusto, ovviamente, ma con pochi soldi. Quindi piccola spesa, massima resa. Prima di cominciare non dimenticarti di iscriverti al canale per supportare questo canale e soprattutto non perderti tutti i nuovi video che arriveranno, e metti un bel pollicione di supporto. Ciao a tutti, io sono Alessandra Spadina, sono una homestager e sono una content creator. Oggi vediamo uno dei cruci più grandi per chi acquista o ristruttura casa, o anche semplicemente per chi vive già all'interno di una casa ma non si finisce mai di arredare. Secondo me i gusti cambiano le esigenze, cambia la disposizione delle stanze, insomma secondo me la casa, l'arredamento non finisce mai. Suona quasi come una minaccia, e forse lo è. Primo trucchetto è di non sottovalutare mai il vecchio. Moltissime volte l'unica cosa che si interpone fra noi e il buon gusto senza soldi è solo la mancanza di fantasia. È successo molto spesso in passato di essere circondata da vere e proprie chicche senza assolutamente rendermene conto, perché magari avevo degli oggetti di arredo davvero molto vecchi, molto datati, che visti così non erano assolutamente belli o comunque in linea con le correnti di arredamento di quel momento, di stile, di interior design, ma con dei piccoli e semplici accorgimenti di pochi euro si poteva veramente rinnovare tantissimo quel determinato oggetto e fare un vero e proprio oggetto di design pazzesco. Circa 6-7 anni fa, nel garage dei miei suoceri, mentre cercavamo tutt'altro, abbiamo trovato un vecchissimo specchio appartenuto ai nonni di mia suocera. E voi il conto di quanti anni può avere quello specchio? Bene, visto così era uno specchio davvero datato, ma non intendo di quelli datati fighi, belli, intendo datato vecchio. Io con solo 10 euro ho dato una vita nuova a quello specchio e tutti quanti mi chiedono ogni volta che lo inquadro sui social dove ho acquistato quello specchio. È bastato semplicemente prendere una vernice apposta per legno. Devo dirvi che era diventato uno specchio incredibile. Questo era solo un esempio di come piccolissimi accorgimenti possono far sì che possiate trovare delle vere e proprie chicche d'arte all'interno magari dei vostri garage, dei garage della vostra mamma, della vostra nonna. Quindi vi basterà semplicemente un pizzico di fantasia in più e non sottovalutare mai quello che già avete. Se non siete persone particolarmente fantasiose, vi consiglio vivamente di farvi un giro su internet, ma in particolare su Pinterest, che è una vera e propria fonte inesauribile di idee incredibili anche e soprattutto per il design e anche per i DIY, come si dice, il fai da te. Vi fate alcune ricerche tipo fai da te arredamento, fai da te specchio, fai da te questo, e vi dà un trilione di idee, una fonte inesauribile di ricchezza. Il trucchetto numero 2 si chiama il potere delle piante. Le piante danno veramente una marcia in più all'arredamento e io qui lo dico e non lo negherò mai. Le piante elevano tantissimo l'asticella quando si parla di interni, gli danno subito quel tocco di luxury che qualsiasi sia lo stile di arredamento, può essere anche il più classico del mondo, il più della nonna del mondo, a quello più minimale, ma una pianta è la cosa che vi eleverà veramente tantissimo l'arredamento, lo renderà più elegante, più prezioso, gli darà subito a prima occhiata un tocco molto più luxury, appunto, più quasi costoso, di lusso, lusso inteso come buon gusto ed eleganza. Quindi assolutamente piante, piante, piante. Ci sono piante che costano poco, ci sono piante che costano tantissimo, dipende tantissimo più che altro dalla dimensione della pianta scelta, però in generale diciamo che non è un investimento gigantesco, a meno che non mi prendiate la pianta di 3,5 metri. Quindi veramente facendo piccoli investimenti poco al mese potete elevare tantissimo lo standard di qualità dei vostri interni di casa. Quando acquistate una pianta valutate sempre le condizioni soprattutto di luce e di umidità della vostra casa, ma soprattutto di luce. Siate realistici. Siete pollici verdi o pollici neri? Vi ricorderete di dargli da bere? Vi ricordate che quella è una pianta che vuole magari pochissima acqua? Vi ricorderete di darglielo almeno, non lo so, una volta ogni 10 giorni, ogni settimana? Lo sapete che in estate di solito vogliono più acqua che in inverno, quindi siate onesti, prendete una pianta alla vostra portata, non c'è niente che non possiate imparare con il tempo, ma vi sto dicendo questa cosa di essere realistici solo e semplicemente per una questione soprattutto di risparmio dei soldi, che è il focus di questo video, oltre che ovviamente non è bello prendere una pianta solo per farla
andare al cimitero. Quindi piuttosto imparate mano a mano, iniziate con una pianta piuttosto facile. Io per cominciare vi consiglierei magari un pothos, che è una pianta che necessita di acqua circa una volta alla settimana, necessita di luce, ma se non ne avete tantissima non importa, tendenzialmente lui crescerà piuttosto rigoglioso e fa veramente un effetto bellissimo. Se siete dei pollici neri, se le piante vere proprio vi fanno schifo, non le volete per casa, valutate l'idea di una pianta artificiale, ma attenzione, qui è più difficile perché l'effetto chip è proprio dietro l'angolo. Bisogna fare un'ottima selezione di una pianta artificiale di buona qualità, che se no il rischio è veramente quello di ottenere l'effetto contrario, quindi di ottenere un effetto visibilmente un po' scadente, un po' economico. Io sono sempre stata contro le piante artificiali perché sono una grandissima amante delle piante, come vi dicevo, ma per la primissima volta ho acquistato una pianta artificiale che vedete proprio alle mie spalle. Questa è una pianta d'ulivo artificiale ed era una delle più virali, più recensite sul web. L'ho presa su Amazon, in descrizione vi lascio il link se la volete acquistare. Io continuo a preferire 100.000 volte le piante vere perché hanno tantissimi benefici, ma mi serviva uno sfondo fisso e ordinato qua per i video su YouTube, quindi ho deciso di fare un esperimento. Ho fatto un'attentissima ricerca, infatti non l'ho pagata pochissimo, 80 euro, però diciamo che sono una spesa non folle e comunque che dura nel tempo perché tendenzialmente lì rimane per sempre. E proprio a proposito di questo arriva il trucchetto numero 3 e parliamo di shopping online. Tendenzialmente, anche se non sempre, lo shopping online ci aiuta a risparmiare diversi soldi perché abbiamo la possibilità in tempo reale di confrontare 1.000.000 di siti e quindi di vedere il miglior prezzo possibile. Attenzione anche in questo caso che bisogna affidarsi sempre e solo a siti affidabili, quindi verificate sempre le recensioni del sito e dello shop online. Vi sconsiglio di acquistare da siti sconosciuti, siti con 0 recensioni, siti con recensioni solamente negative perché per lo più farete un buco nell'acqua. Si aprirebbe un macro capitolo di quelli che possono essere gli shop davvero validi e interessanti per fare shopping online per la casa e diventerebbe un video troppo lungo, quindi magari fatemi sapere qui nei commenti, lasciate un commento facendomi sapere se vi interessa un video ad hoc dove parliamo solo di questo, quindi magari dei miei negozi, siti di arredamento preferiti per appunto fare acquisti per la casa. Acquisto anche tanto su Amazon, per fortuna adesso viviamo in un'epoca moderna in cui si trova anche su Amazon piuttosto facilmente cose per la casa e anche cose di buona qualità. Ovviamente Amazon è un mega negozio, quindi si può incappare sia in cose bellissime che in ciofeche pazzesche, quindi mi raccomando, occhi aperti, basatevi soprattutto sulle recensioni. Ovviamente non ci sarà mai un prodotto che non ha neanche una recensione negativa perché tutti noi siamo persone diverse, ma per lo più basatevi sulla maggioranza delle recensioni. Anche in questo caso qui in descrizione vi lascio come sempre, come in ogni video, i miei preferiti Amazon, quindi prodotti che io ho già provato, prodotti che vedete all'interno della mia casa, prodotti che ho testato, ho controllato tutte le recensioni al posto vostro. E se non volete sbagliare andate in descrizione e trovate appunto la lista di tutti i miei preferiti divisi per cartella che sicuramente vi aiuta nel vostro shopping. Il quarto consiglio è di non dimenticarvi mai dei muri. Che cosa intendo? I muri sono spessissimo sottovalutati. Qui a casa mia sono ancora spogli perché ci siamo trasferiti da poco, devo ancora sistemare un sacco di cose, ma tra lavoro e bambine finiremo nel 2059. Comunque, a parte gli scherzi, i muri hanno il potere incredibile di poter elevare o al contrario invece abbassare la resa visiva dell'ambiente, di renderlo quindi molto più prezioso o molto più cheap. La possibilità ovviamente di spendere anche poco. Una pittura particolare su una sola parete o tutte le pareti di una stanza può renderla magari molto più elegante. Io amo sempre il bianco, ma pensiamo anche magari a un verde salvia per una stanza particolare, camera da letto, ecco, risulta molto elegante. Un altro esempio totalmente diverso ma sempre del potere delle pareti. Io giù in salotto ho fatto una boiserie totalmente da sola insieme a mio marito. Le boiserie sono queste cornici decorative su una o più pareti di una stanza che elevano tantissimo lo stile, se vi piace. La rendono veramente un sacco elegante pur non occupando dello spazio. Ce ne sono di diversi tipi di boiserie, dalla più classica, quindi quelle un po' coi ghirigori, se avete uno stile più classico, più elegante, a quelle più minimal, se
avete uno stile moderno come a casa mia. Boiserie, io vi assicuro che ha cambiato da così a così l'aspetto del mio salotto, ha riempito un'intera parete che era molto grande e l'ha resa veramente super bella, super elegante. Ci sono moltissime ditte che lo fanno al posto vostro, ma io vi dico che se fate alcune ricerche potete assolutamente farlo da soli con un po' di pazienza e un pochino di precisione. Io e Alessia abbiamo fatto tutto da soli, ho anche fatto un video short che vi ho già caricato, ve lo metto sempre qui sotto in descrizione così lo trovate, dove vedete tutti i passaggi, e abbiamo speso solamente 100 euro, che per la resa estetica che ha, che vi assicuro che è pochissimo, anche perché lì rimane per sempre o comunque finché non ci stufiamo. Quindi questo è un altro classico esempio come il potere delle pareti è assoluto e si può spendere poco ma elevare tantissimo lo standard di qualità degli interni. Un altro esempio ancora è di valutare magari quadri o fotografie, che qui dobbiamo stare un pochino attenti a non cadere nell'effetto cheap. Controllate sempre magari su Pinterest quali sono le idee più in tendenza, quali sono le idee che vi possono piacere di più in base al vostro stile, in base ai vostri gusti, ma vi assicuro che spendendo poco si possono fare delle cose incredibili. Il quinto e ultimo tip per arredare al meglio casa spendendo poco sta tutto negli accessori. Vi assicuro che anche il divano più basic al mondo con i cuscini giusti vi svolta la vita da così a così. Può essere anche il divano di vostra nonna o il divano Ikea, quindi una tela il più neutra possibile ma con un accessorio davvero di gusto un po' estroso, un po' particolare, diventa estremamente elegante e luxury. Ovviamente stiamo sempre molto attenti a una coerenza dei dettagli tra di loro, che non significa tutto uguale, tutto piatto, tutto noioso, ma comunque che ci deve essere un filo conduttore all'interno della stessa stanza che collega un pochino gli stessi oggetti. Tonalità simili, tonalità ricorrenti, stampe che richiamano l'una all'altra, il dettaglio del cuscino che mi ricorda un po' quella lampada che ho di fronte. I dettagli sono importantissimi, quindi magari se avete un budget predefinito e non sapete che cosa scegliere, io vi direi che piuttosto, ovviamente bisogna valutare da caso a caso, ma piuttosto io farei una cosa di qualità ma basic per i macro elementi e poi giocherei tantissimo su accessori come cuscini, tessuti, lampade, lenzuola, complementi d'arredo. Questi erano i miei consigli per arredare al meglio spendendo poco, che è assolutamente possibile, forse un pochettino più faticoso ma assolutamente possibile, e ora avete tutte le carte in regola per fare al meglio il vostro shopping, che sia all'interno già della vostra casa, della vostra soffitta, della cantina di vostra nonna oppure dello shopping in generale in un negozio. Secondo me questo video è una vera chicca. Fatemi sapere qui nei commenti quale fra questi 5 tips metterete in pratica, o magari tutti quanti, perché no? Oppure se avete anche altre cose da aggiungere che non ho ancora citato. Se ancora non siete iscritti, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi video e per supportarmi ovviamente di mettere un bel pollicione di supporto a questo video. Io vi mando un enorme bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!